Hola amigos y bienvenidos in questo nuovo video. Ay caramba l'Espagna. Ma che l'Espagna? Spostati Manuelito prima che mi incazzo. Oggi si raccontano cose serie. Li mortacci tua Zarok, ultimamente continuo a sognare sempre quel fatidico giorno quando salvai Gallomir dalla tua morsa di terrore ergastolante. Schivando con un balzo felino il tuo soffio infuocato e piantandoti una lancia nel cuore, almeno è questo che raccontano le leggende, ma sappiamo tutti che una volta battuto, sono tornato a dormire alla mia cripta per sempre. E lo stregone ergastolante l'ha presa proprio nel come si dice quella parola? Beh, ci penserò nel sonno. Una produzione Josie Industries. Proprio da ergastolo. Buona visione. Con la C, la K e la C, la K e la Q. Devi sentirlo proprio in fondo al cuore e spararla fuori dicendo: Londra, 500 anni dopo. Spostatevi che devo passare con la carrozza Coglionazzi. Oggi ho saltato la scuola perché il prof mi interrogava sicuro ed io non ho studiato una beata ceppa di minchia. Meglio vedere che c'è di bello al museo va. Sir Daniel Forte schifo. No grazie, i cavalieri sono fuori moda al giorno d'oggi, meglio guardare la sezione di No Crisis. No ma che dico? Jurassic Park. I dinosauri insomma. Ora meglio tornare a casa prima che mia madre mi sgama e me ne dà così tante da farmi diventare una mongolfiera. Ma buongiorno messere, proprio una bella giornata oggi vero? Ah aspetta, ti sei scordato il fiore da mettere nella tomba di tua madre. Sti giovani d'oggi cascano da soli? Levati dai coglioni ragazzino che oggi ho da fare. Ancora non mi sembra vero. Ho ritrovato il leggendario libro di magia ergastolante di quell'omino Zarok. Direi che è il momento di risvegliare i morti ancora una volta come fece lo stregone tempo fa, ed iniziare così la rivoluzione ergastolante qui a Londra. Altro che demoni delle tenebre, qua divento io il vero demone. Cittadini di Londra, tremate di fronte a Peyton, il nuovo lord ergastolante. Col farbacco ma che acciderbolina succede? Agli mortali. Aiuto, oh. Non le pago più le tasse alla regina. Ma che? Sono vivo? Ma io andrei a ritirare la pensione allora che l'ultima volta sono letteralmente morto in fila alla costa. Ci mancava solo il cazzosauro governo ladro. Andiamo al museo, diceva mia moglie. Ci divertiremo un sacco. Domenica prossima stiamo a casa, lo giuro. Scusi signorina, iniziati la fila alla costa? Il museo di Gallomir, un posto non tanto sicuro. Ecco come si diceva quella parola. Ma che cappero succede? Oh no, è successo un'altra volta. Ma questa non sembra la mia cripta. Dove? Dove accidenti mi trovo? Ciao Dan, per favore non cagarti addosso perché sono un fantasma, sono stato mandato qui per aiutarti. Ebbene è successo di nuovo, sei un'altra volta tra i vivi ma stiamo ancora cercando di capire il perché. Quindi per il momento cerca di uscire vivo da questo posto e non farti ergastolare dai non morti che come te sono tornati in vita. Naturalmente a te la scelta. Se vuoi puoi sempre rimanere a fare il soprammobile in questo museo ormai infestato ciccio. Ma tu guarda in che situazione del cazzo mi ritrovo. Stavo dormendo beato nella mia cripta dopo aver sconfitto quello stregone ergastolante di Zarok e scopro che mi hanno esposto in un museo di storia come pezzo da collezione. Chi l'avrebbe mai detto? Hanno perfino scritto per filo e per segno la mia storia. In tempi di bisogno tornerà sulla terra per liberare il mondo dal male? Sento odore di guai, e quando dico guai intendo ergastolo. Bene Daniel, rieccoci di nuovo in pista, cominciamo a sgranchirci le ossa come ai vecchi tempi, prima cerchiamo di recuperare un'arma, altrimenti sarò costretto ad utilizzare il mio braccio come mazzafrusto. Eccolo qui, proprio lui. Il mio fidato spadino non sarà come la spada magica del mio amico Dirk il Leale, ma riesce comunque a fare a fette qualunque cosa mi si pari davanti, e naturalmente pure lo scatto assenzioso è utile per andare veloci.
Ma guarda che bel pezzo da museo di uno scheletro. Avevo proprio voglia di rosicchiare qualche ossicino dopo tutto. Mi spiace ma ho dovuto farti a fette per il bene della landa. Questo pezzo da museo è troppo raro per essere danneggiato dalle vostre viscide mani da zombie rinati. Ma poi perché siete vestiti tutti allo stesso modo? Per sbaglio mio cugino Johnny lo zombie è finito in una fotocopiatrice da piccolo ed eccoci qui. Una fotocopiatrice? E cosa sarebbe? Secondo me la magia ergastolante gli ha mandato in decomposizione pure i neuroni a quello lì oltre che il cervello. Finalmente siamo vivi, frateso. Avevo proprio voglia di aprire in due qualcosa con questa vese spagona. Hai proprio ragione, meglio massacrare questo nano tutt'ossa e poi andare a spassarcela per la città con qualche sexy zombie. No le mie zombie, addio. Ma che sexy zombie, qua fermi tutti che finalmente dopo 500 anni di sonno ho la possibilità di riassaggiare quella prelibatezza divina di nome Assenzio, anche se era solo una piccola fialetta. Ma cos'è questa roba? Sembra un cannone di piccole dimensioni, forse è solo l'effetto dell'alcol e non ci vedo bene ma facciamo un tentativo. Somiglia tanto ad una di quegli affari che usa il mio amico Mike Losley. Porcaccia la puttana che rumore, sono saltato in aria per tutti i santi di Gallomir. Per adesso mi accontento del mio spadino, con cui ci taglio il pane e ci bevo il vino. Ah no, che cazzo dico? Forse non sono più abituato all'Assenzio dopo 500 anni, dovrei andarci piano. Che ritrovamento storico ragazzi, il mio scudo di rame, ora sì che ragioniamo, posso tornare in pompa magna a distruggere non morti ergastolanti come un tempo, eccolo il Fortescue in tutto il suo splendore. Stavolta ho pure questa pistolazza che fa un rumore assordante quando la uso. Beh, avrei preferito la balestra del mio amico Tim, ma dobbiamo accontentarci. Porca puttana, ma siamo matti, me la sono fatta addosso peggio di prima con la pistolina. E spara pure ai miei figlioli, signore scheletro, è un pezzo d'osso che desidero farti provare più tardi, se capisci cosa intendo. No grazie, non ci tengo a provare il tuo coso ossuto, sai devi sapere che ci tengo al mio. Ma tu guarda che bellezza, una statua con due tettone giganti. Ai miei tempi queste cose erano vietate, forse la gente si è svegliata sul serio finalmente. No vabbè, le lacrime, l'emozione nel corpo, è proprio lei, quanto mi sei mancata. Una fonte d'Assenzio. Oddio sì, che belle le bollicine, da vivo è tutta un'altra cosa. E mo questi che sono? Sembrano quelle stufe a carbone di tempo fa col fucile. Stufa a carbone lo dici a tua sorella, ti spacco il mio fucilazzo in testa. Sembrate un'imitazione uscita male delle armature ciccione della palude dei morti dementi. Sto proprio migliorando con questa pistola, sapevo che dovevo solo prenderci la mano. Comunque sto a posto, più lo guardo e più mi sembra familiare. Oddio non ci credo, ma è lo stesso posto che ho visto al telegiornale dove venivo accusato di causare problemi da ubriaco. Oh no, è lo stesso scheletro che mi picchiava tempo fa. Ti ho già detto che non ho l'Assenzio, ti prego non farmi del male. Ma io sono innocente, te lo giuro. Scoprirò chi c'è dietro tutto questo un giorno, e quel giorno la pagherà cara per aver infamato il mio buon nome da Forteschissimo. Va bene signor scheletro, basta che non mi picchi più. Se ti servono munizioni, sono disposto a vendertele. Perfetto, allora comincio a mettere di lato qualche monetina da spendere in Assenzio, cioè volevo dire in munizioni. Daniel, fai attenzione a questo figlio di buona donna perché si chiama L'Imbroglione ed è il cugino del mercante di Resident Evil 4. Cercherà di prosciugarti peggio di una delle migliori battone da campo delle zucche di Gallomir di 500 anni fa. Addirittura. Un nome, una garanzia. L'Imbroglione? Mi sa che sto cornuto, vuole solo fottermi soldi, altro che darmi una mano. Se fa un solo passo falso lo vengo a pestare sul serio, sto pirlone. Ma che dici signor scheletro? Non mi permetterei mai di fregarti il tuo tesoro.
cioè i soldi, le monete, il gruzzolo che ti porti dietro. Tra l'altro sono il migliore amico del riccone di Spiro il draghetto di Ola. E a proposito di Spiro, ho sentito delle cose interessanti su quel gran bel pezzo di drago. Le cose che hai sentito, tienitele per te perché non voglio che si parli alle spalle dei miei amici, altrimenti ti prendo di peso e ti metto davanti a questo cannone, poi vediamo come ti comporti. Secondo me hai bisogno di qualcuno che te ne dia così tante da farti diventare normale. Ma tu guarda che storia, anche in questo tempo ci stanno i calici delle anime degli mortacci tua? Vorrà dire che tornerò al salone degli eroi una volta uscito di qui? Mi sa che lo scoprirò solo alla fine. Invece caro ossicino di un cavaliere non lo scoprirai perché verrai ergastolato qui ed ora, e poi banchetteremo coi tuoi resti ossuti, una bella zuppa di cavaliere in armatura, che ne dite amici zombie? Se possibile vorrei prenotare la parte migliore. Ma vi siete proprio fumati il cervello? Mi avete scambiato per una trattoria per caso? Ora vi smacello tutti, così vediamo chi finisce ergastolato. Ma come fa ad essere così veloce con la spada? Silenzio filibustiere di uno zombie ergastolante, questo è il potere euforico da combattimento assenzioso. Un vile come te non può comprendere tanta magnificenza. Comunque ho recuperato la palla di quel cannone, dovrei trovare un modo per accendere la miccia. Se solo avessi il mio fidato dildo di legno come 500 anni fa, sarebbe tutto più semplice. Cosa hai detto? Vuoi un dildo di legno? Sì, pensiamo io e mio fratello. No grazie, ho risolto perché ho trovato una torcia e se non la finite giuro che la accendo e vi arrostisco il culo. E questo era l'ultimo nemico necessario per andare a recuperare il calice delle anime degli mortacci vostra, che tempo fa conteneva le anime ergastolate dei miei amici che poi ho liberato durante la battaglia finale contro lo stregone ergastolante Zarok. Che bei tempi! Era riuscito a prendere il controllo addirittura del canale ergastolando tutti quanti, ciò nonostante quella volta abbiamo veramente avuto culo. Perché non era troppo tardi per rimediare. Diamo fuoco alla torcia e sfondiamo quel muro come se fosse la più bella donzella del regno. Oggi sono proprio un bombarolo ragazzi, peggio di quella volta quando una sera ero mezzo ubriaco al castello e dovevo troppo andare al bagno, giustamente era buio e non sapevo in che porta entrare, allora mi feci furbo e tirai fuori un fiammifero per accendere una delle candele nei corridoi. La sfortuna volle che in quel momento non ero in corridoio ma in un deposito con dei barilotti pieni di birra e non feci in tempo ad accorgermene che feci boom. Ci vollero 2 mesi e 3 settimane per ricostruire quella parte del castello che andò distrutta a causa mia. Beccati ste cannonate stupido sexy scheletro in armatura! E voi beccatevi ste pistolettate, manco fossimo nel Far West. Ma guardate qua che c'è una riproduzione di quella grandissima testa di cazzo ergastolante, Zarok in forma drago, proprio lui, la mia rovina del passato. Mai avuto ciò che meriti per aver ergastolato tutto il villaggio di Galomir. Invece quello lì in fondo che è? Un kraken? Catturato da un pescatore addirittura? Ma questo era dopato forte di steroidi mi sa, oppure era Sanpei che tira fuori pesci giganteschi con un legnetto ed una lenza. Robe da matti, sto museo mi sta facendo confondere molto le idee sul tempo che è passato, e vorrei tanto sapere chi è la causa di questa magia ergastolante. Ora dovrò improvvisarmi Spider-Man, salire fin lassù per recuperare la chiave di quella porta. Se ci fosse stato il mio amico Sly Cooper sarebbe balzato fin lassù con agilità e sarebbe sceso in meno di 10 secondi, per non parlare che probabilmente avrebbe derubato l'intero museo dei suoi oggetti più preziosi. Adoro quel simpatico procione fluzzoso. Aia. Per poco non mi rompevo una gamba saltando da lì sopra. Li mortacci tua gravità. Oh no, non dirmi che torna quel cazzosauro che vuole incularmi, ti prego. Toc toc, paparino è tornato e stavolta avrai il tuo culetto ossuto.
Prendetelo figlioli che stasera ci divertiamo. Sì. Sì un cazzo, vi infilzo come degli spiedini, se non la smettete di adocchiare il mio fondoschiena scheletrico, oggi non ce n'è per nessuno, il mio culo è intoccabile. No. Paparino aiuto. Mi sa che Paparino se n'è scappato con la coda tra le gambe perché aveva paura di prenderle da me, ed io non ho nessuna intenzione di farmi calare le braghe da cavaliere oggi, a costo di raidere al suolo l'intero museo. Comunque sta zona sembra interessante, vedo delle cose lassù ma al momento sembrano irraggiungibili, non saprei come dirvelo, ma questa stanza mi dà delle sensazioni veramente strane. Ma sarà meglio proseguire, che non ho tempo da perdere, devo concentrarmi al meglio per salvarmi le chiappine. Perdonate la testardaggine di questo Sir Cavaliere, ma volevo tentare più di una volta a raggiungere quella piattaforma, un po' come quando in Crash Bandicoot si cerca di prendere la gemma rossa senza passare dal livello segreto. Ma ora basta perdere tempo, proseguiamo pure con l'esplorazione di questo museo oramai in rovina, sta cascando tutto a pezzi, sarà meglio uscire di qui al più presto. I resti del cazzosauro inculatore. Occhio alle chiappe perché fa male. E là Daniel, vedo che sei arrivato fino alla fine del museo, che ne dici di salvare la partita? Su via per chi mi hai preso? Ma che salva? Non serve salvare, io sono pro. Attenzione Dan, conosco una leggendaria figura di merda alla pronuncia di quelle esatte parole, quindi mai sottovalutare il pericolo. Ma sì, cosa potrebbe mai andare storto? Devo portare alto il buon nome dei Fortescue, ci hanno ritenuti dei codardi per secoli e finalmente ho dimostrato a tutti che si sbagliavano, quindi posso pure permettermi di correre il rischio stavolta. Ora sei in trappola Fortescue. Sei tutto mio e non hai vie di fuga. Ho pure portato il lubrificante stavolta e non hai scuse. Oh no, non può essere vero. È tornato il cazzosauro inculatore in azione che si compone tipo un Lego. Mi toccherà smontarti pezzo per pezzo allora. Come quando ero un baby Daniel ed i miei genitori mi comprarono i blocchi giocattolo per le costruzioni, solo che a me piaceva più distruggere che costruire ed ogni volta perdevo sempre qualche blocchetto. Ebbene ti farò fare la stessa fine. Sempre se prima non ti acchiappo con una testata, oppure col mio soffio infuocato, quanto sono caliente oggi. Ma che caliente, ci penso io a raffreddarti, oramai sono diventato un esperto a schivare testate e soffi infuocati e sai perché? Perché? Grazie al mio amico Spiro il draghetto viola, salvatore della sua specie draconica, chissà se è riuscito ad arrivare a farsi quella vacanza alle spiagge del drago. Allora dopo aver finito con te andrò proprio a sottomettere lui. Intanto andate figlioli, bloccatelo così possiamo divertirci per bene. Ma che ti salta in testa? Che io è il mio punto vitale brutto bastardello di uno scheletro, non farlo mai più. Non pensavo fossi dotato di cervello, ne sono rimasto sorpreso pure io, ma non posso permetterti di avvisare i tuoi figliuoli inculatori col tuo richiamo ergastolante. Ora mi basterà solo un altro colpo alla testa e ti avrò tolto dalle palle. Wow. Pensi di sconfiggermi così facilmente? Ti sbablinano tutosa. Non sarà così semplice. Staremo a vedere, intanto preparo lo spadino per fare uno spiedino col tuo cervellino ergastolino. Sì, finisco tutto con Ino, che problema c'è? Ecco, ti ho smontato come una costruzione Lego, che ti avevo detto. Wow. E Sir Daniel ce l'ha fatta un'altra volta, siamo troppo forti anche dopo 500 anni, abbiamo abbattuto un cazzosauro gigantesco, evviva! Ma cosa? Che? Oddio non può essere! Ali mortacci tua! Ed ora comincia il vero divertimento, mi sono fatto spuntare le ali così posso bombardarti dall'alto dei cieli. Sarà meglio cambiare strategia allora, da così lontano non posso colpirlo con la spada. Mi sa che dovrò ricorrere alla pistola questa volta, meglio provare al piano di sopra, magari trovo qualche munizione. Hai detto munizioni?
comprale da me bastardo di uno scheletro, cioè volevo dire amico mio Sir Daniel, è un piacere imbrogliarti, cioè aiutarti XD. Prenditi pure i miei danari soldosi, le mie monetine, basta che mi dai qualcosa per battere quel cazzosauro volante pterodatiloso, giuro che gli spacco il cervello a furia di crivellarlo di colpi. Sei tornato finalmente? Mi stavo giusto chiedendo che fine avessi fatto, non scappare perché oramai ho invitato a cenare i miei amici e gli ho detto che avremmo mangiato ossa di sexy cavaliere per cena. Allora puoi benissimo dire ai tuoi amici di stare a casa loro perché non resto per cena, ho fatto rifornimento di munizioni, quindi posso butterellarti il cervello, ma prima un bel sorso di assenzio ci sta, per ricaricare l'energia e ritrovare l'allegria. Hai visto? Fa pure rima. Il poeta Fortescue anche dopo 500 anni di sonno, torna con una delle sue mitiche frasi ubriaco. Sai come staresti bene? Dentro il mio forno. Anzi non servirà perché finirai arrostito col mio soffio infuocato. Ma ora che mi viene in mente, come fai a sputare fuoco se sei solo fatto d'ossa come me? Non farmi queste domande difficili, sono solo un cazzosauro tornato in vita da poco. No, sarà per via della magia ergastolante forse. Maledetto, i tuoi figliuoli dinosaurini mi hanno distratto e sono caduto di sotto come un sacco di patate, vorrà dire che ti finirò al prossimo giro. Andiamo di un'altra serie di schivate agilissime che avrò messo KO. Se solo non fossi ubriaco sarebbe tutto molto più semplice, ma ditemi ragazzi, come si fa a resistere alla bontà di quel delizioso assenzio? Te lo dico io come si fa. Fatti vinculare una buona volta così non ti pensi più agli assenzio XDDDD. Attenzione signori, al riparo, cazzosauro col culo grosso che precipita, possibili scosse di terremoto su tutto il territorio. Vaffanculo tu ed il tuo pisellone scheletrico. Ecco, l'ho detto, ed ora via da questo museo una buona volta. Ma non prima di aver recuperato questa fantastica bottigliozza di assenzio tutta per me. Che goduria! Che giubilo di felicità, sono così euforico che potrei correre fino a domani mattina con le bollicine d'assenzio. Il laboratorio del professore, ma non è quello di Pokémon tranquilli. Vediamo un po' dove mi ha condotto quel fantasmino di poco fa. Finalmente, ce l'hai fatta Winston incredibile, hai davvero portato questo sexy scheletro di Sir Daniel Fortescue da me. Bene Daniel, probabilmente ti starai chiedendo che cazzo sta succedendo. Comprensibile, ma non preoccuparti perché sono qui per spiegarti come stanno le cose. Vedi, qualcuno ha ritrovato delle pagine del libro di quello stregone ergastolante di Zarok ed ha utilizzato quella magia per risvegliare i morti qui a Londra. Come Zarok? Come Londra? Non siamo a Gallomire. Dopo 500 anni pensi che il nome della città sia rimasto lo stesso? Il mondo non è più lo stesso Daniel, è cambiato in molte cose, ma i problemi sono sempre quelli, la magia ergastolante. Dobbiamo ancora capire chi c'è dietro questo nefasto piano dell'ergastolo, ma stiamo indagando, ed ora che sei qui puoi andare ad investigare meglio. Vedi, io sono rimasto senza mani e mi sono dovuto arrangiare con queste braccia robotiche di mia invenzione. Ah, quasi dimenticavo, se mi porti dei calici delle anime, delle mortacci tua, posso produrre delle armi grazie al potere delle anime contenute in essi. Appena sei pronto a partire, avvicinati al mio proiettore magico e scegli la prossima destinazione, ma sbrighiamoci Daniel, il tempo è veramente poco perché oramai tutta la città è nel caos più totale amico mio. Hai presente il meme del medico della peste col bastone? Ecco, con questo potrai replicarlo alla perfezione mentre giri per Londra XD. LOL. Con questo bastone posso fare davvero Daniel il galantuomo inglese. Been spending most their lives living on the Fortescue Paradise.
Ciao a tutti ragazzi dal forteschissimo Sir Daniel e grazie per aver guardato.